Il Razer Viper Mini continua ad essere il miglior mouse economico da gaming, anche nel 2022. Ma cos'è che rende questo mouse così speciale? Partiamo innanzitutto dal suo prezzo. Generalmente costa sui 35 euro, ma a volte, grazie a delle offerte speciali, è possibile trovarlo anche a 19 euro. Una fascia di prezzo in cui attualmente non esiste altro mouse con una latenza così bassa, che ti permette di competere tranquillamente in giochi molto intensi come Fortnite, Valorant, Apex Legends, eccetera. Ma procediamo con calma. All'interno della scatola ovviamente troviamo il mouse, il manuale e un adesivo della Razer. La qualità dei materiali del Viper Mini è molto alta se paragonata al suo prezzo. Ha una texture particolare per renderlo meno scivoloso e una struttura veramente solida. Anche stringendo il mouse con forza, infatti, non si sente nessuno scricchiolio. E scuotendolo non si muove nessun componente al suo interno. Il Viper Mini poi è l'unico mouse economico che viene venduto direttamente con dei piedini in PTFE. Questo materiale plastico è di qualità superiore ed ha un basso coefficiente di attrito, che garantisce uno scorrimento non solo più veloce, ma anche più fluido rispetto ai normali piedini. I due tasti principali sono molto reattivi e tra poco ti spiegherò il perché, così come lo sono anche i tasti laterali, fondamentali soprattutto su Fortnite per costruire più velocemente. Ottimo anche lo scorrimento della rotella, molto leggero sia verso l'alto che verso il basso. Mentre questo invece è il tasto per la modifica dei DPI, per aumentare così la velocità e l'accuratezza del cursore. Per quanto riguarda la sua forma, il Viper Mini può essere utilizzato con qualsiasi tipo di impugnatura. Se hai delle mani sotto i 14 cm, puoi usare un'impugnatura palm, ovvero con il palmo della mano che riposa sul dorso del mouse. Oltre i 14 cm invece puoi utilizzare un'impugnatura fingertip, usando quindi solo la punta delle dita per controllare il mouse, oppure un'impugnatura claw, cioè con le dita a forma di artigli per avere ancora più controllo. Ora veniamo alla caratteristica più importante del Viper Mini. Non è visibile dall'esterno, ma influenza notevolmente le prestazioni di questo mouse. Sto parlando degli interruttori presenti sotto ai tasti, ovvero gli interruttori ottici Razer. Quando si fa un clic con questi interruttori, infatti, al loro interno viene fatto passare un raggio di luce a infrarossi, che riconosce l'azione in 0,2 millisecondi, cioè 3 volte più velocemente rispetto ai tradizionali interruttori meccanici. È quindi un sistema istantaneo praticamente a zero latenza, in quanto non ha bisogno di un programma anti-rimbalzo per evitare il double clicking. Questo tipo di interruttori inoltre dura il 40% in più, perché non contiene componenti che si sfregano e si consumano al loro interno. Con un peso di soli 61 grammi, poi, il Viper Mini rientra nella categoria dei mouse super leggeri. Il tipo di cavo utilizzato non è rigido ma flessibile, quindi non dà troppo fastidio nei movimenti. L'ideale però sarebbe utilizzare un mouse bungee, un accessorio che mantiene il cavo sospeso, dando così la sensazione di avere un mouse wireless. Le prestazioni del sensore sono molto buone. Stiamo parlando del PixArt PMV 3359, un sensore abbastanza comune e molto affidabile. Non è sicuramente il migliore in circolazione, ma comunque non dà nessun tipo di problema a livello di precisione. Questo anche grazie al fatto che ha una frequenza di aggiornamento di 1000 Hz al secondo ed inoltre è possibile aumentare i DPI fino a 8500. Tuttavia, quasi nessuno utilizza più di 1600 dpi a prescindere dal sensore, perché il cursore poi diventa troppo difficile da controllare. I DPI si possono cambiare sia tramite il tasto sul mouse che dal software Razer Synapse, dove è possibile modificare e personalizzare facilmente anche altre impostazioni come l'illuminazione, riconfigurare i tasti, eccetera. Il tutto poi viene salvato direttamente nella memoria interna del mouse, così da avere sempre le impostazioni pronte e a disposizione. Come ho detto all'inizio, quindi, è veramente difficile trovare un mouse che riesca a competere con tutte queste caratteristiche e soprattutto ad un prezzo così basso. L'unico punto debole del Viper Mini per alcuni potrebbe essere il filo, quindi il suo unico rivale a mio parere è il mouse wireless Logitech G305 e se vuoi capire il perché ti basterà guardare il prossimo video.